Oggi siamo qui con il Maono PD200X, un microfono che testeremo sia in modalità XLR sia in modalità USB, che testeremo anche il software che esce a corredo. Tutto questo tra pochissimo. Qualche settimana fa i ragazzi di Maono mi hanno inviato questo microfono, il PD200X, senza chiedermi nulla in cambio. Non mi hanno pagato, non mi hanno chiesto una recensione, non stanno guardando questa recensione in anteprima, quindi è, come al solito, assolutamente una mia recensione, una mia opinione onesta del microfono. Questo microfono, insieme ad altri microfoni come il Fiducie o Fidius, il Fifine o Fifine, insomma, si stanno vendendo veramente tantissimo su Amazon e vedo anche che c'è tantissima richiesta. Infatti me lo scrivete nei messaggi sotto i video, tramite posta elettronica, tramite Instagram, Telegram, quello che sia, mi chiedete spesso video su questi microfoni e quindi eccolo qua. Questo è il Maono PD200X, un microfono che è XLR ma è anche USB-C. E ha un software a corredo, un po' come sta facendo anche Rode, come stanno facendo anche altri software. Quindi in questo video noi inizieremo a testare questo microfono nelle varie modalità. In questo momento stai ascoltando il Maono PD200X che entra dentro il mio Tascam Mixcast 4 con un gain di, e qui voglio iniziare a dirti una cosa, di 40. Allora, non è proprio poco, 40 è un po' più alto rispetto a quello che setto io normalmente ai microfoni. Di solito ho fatto un test con il Fidius e l'ho messo a 35, insomma è un microfono che nella modalità XLR, che è quella che stai vedendo adesso, come vedi c'è il cavo XLR attaccato, richiede un po' di gain in più, ok? Quindi non è come lo Shure SM7B, ma sicuramente richiede un po' di gain, ma nessun problema perché qualsiasi scheda audio è in grado di poterlo pilotare, quindi nessun problema. Quindi dicevo, questo microfono sta entrando in modalità XLR dentro il mio Tascam Mixcast 4 con un gain di 40 e sta entrando dentro Reaper per la registrazione e il gain si attesta sempre tra i -18 e -12, quindi nessun problema. Allora, questo microfono come si presenta? È un microfono sicuramente che ha il corpo in metallo, anche la griglia è in metallo, però tutti gli altri accessori, soprattutto questo qui che lo monta all'asta è in plastica. Ti dico la verità, prima ho fatto un po' di difficoltà a montare questo microfono all'asta perché giravo in continuazione. È come se la filettatura non fosse proprio precisa. Ci ho messo una vita per poterlo attaccare quando in generale prendo il microfono, lo attacco e va sempre. Probabilmente è la mia versione, c'ha la filettatura non proprio perfetta. Però ti dicevo, tutto questo che regge il microfono è tutto in plastica. È tutto in plastica e per carità, nel momento in cui il microfono resta lì fermo e basta, non c'è nessun problema, però altri microfoni ci hanno abituato che anche a prezzi molto bassi hanno diciamo questo tipo di materiale in acciaio, in ferro, in materiale insomma non plasticoso. Però tutto sommato questo non compromette assolutamente l'utilizzo del microfono. Tra l'altro io sto parlando, te lo sto raccontando, ma tu lo stai sentendo sulla mia voce e ti stai accorgendo che un microfono sicuramente non chissà quanto definito, ma un microfono scuro, come quelli che piacciono a me. Quindi quando io attacco un microfono, metto le cuffie e inizio ad ascoltarlo, mi piace quello che sento, perché non ci sono quelle fastidiosissime frequenze alte che danno fastidio all'orecchio. Quindi è un microfono tutto sommato ascoltabile, cioè potresti ascoltarlo per tanto tempo senza stancarti. Il lato negativo, come tutti questi microfoni di fascia bassa, è che non hanno un suono troppo definito, perché non è che possiamo aspettarci chissà cosa. Quindi questo microfono tra un po' lo testeremo anche in modalità USB. Cosa volevo dirti? Abbasso un po' il gain per non farti sanguinare le orecchie, voglio farti vedere una cosa. Ok, ho appena tolto la spugna e il meccanismo è simile a quello dello Shure, c'è una spugna e c'è qui tutto in plastica che si aggancia al componente del microfono. Nonostante la griglia sia abbastanza lunga, come puoi vedere, la capsula non è quasi alla fine, ma non è neanche all'inizio. Ok, diciamo ci manca un dito dalla fine della capsula. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che è un microfono suscettibile alle plosive, nel senso che la capsula è lì, quindi per evitare che si sentano troppo preponderanti le plosive nella tua registrazione, la cosa migliore da fare, oltre ovviamente a usare la spugna, è quello di tenere il microfono fuori asse. Io lo dico sempre in ogni video perché voglio che veramente impariate a posizionare il microfono, che è la cosa migliore in assoluto. Posizionare il microfono. Vedi, potrebbe essere anche fastidioso così, nonostante sia posizionato correttamente, perché la capsula è proprio lì, ok? Quindi la spugna è assolutamente essenziale, ma io penso che
chiunque utilizzerà questo microfono ci metterà la spugna. Volevo però farti sentire il suono senza spugna, perché inevitabilmente le spugne tendono a colorare un po' il suono, ok? A tagliare una serie di frequenze. Quindi adesso stai sentendo la mia voce in questo microfono senza la spugna, adesso abbasso il gain per non farti sanguinare le orecchie, rimetto la spugna così puoi risentire la mia voce. Ok, messa la spugna. È molto bello il meccanismo perché aderisce perfettamente, quindi nessun tipo di problema. Ok, quindi questa è la mia voce con la spugna, la stavi sentendo anche prima. Che ne pensi di questo microfono? Allora, la mia opinione nella versione XLR che stai sentendo in questo momento, ma tra pochissimo andiamo nella versione USB-C, è che è un microfono assolutamente di tutto rispetto, soprattutto per quanto costa. E non ricordo di preciso il prezzo, ma te lo metto in descrizione, perché lo sai, su Amazon i prezzi variano in continuazione. Ma è un microfono abbastanza economico, ok? È un microfono che si attesta in una fascia di prezzo che sta diventando sempre più piena di microfoni che sembrano tutti molto migliori rispetto ai microfoni di qualche anno fa. Come dire, è come se la tecnologia, come se l'innovazione in questo settore avesse migliorato anche i microfoni di fascia molto bassa. Quindi mentre prima magari se non prendevi un microfono e spendevi almeno X non riuscivi a ottenere un certo suono, adesso puoi spendere molto meno per ottenere un suono decente. Certo, stiamo parlando di microfoni economici, quindi non puoi aspettarti di suonare come non lo so, lo Shure SM7B o altri tipi di microfoni, ok? Stiamo parlando infatti di microfoni dinamici, stiamo parlando infatti di microfoni con pattern polare cardioide, quindi prende tutto ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi in questa fascia di prezzo c'è veramente una guerra perché a pochi euro di differenza ci sono tantissimi microfoni. Ok, quindi relativamente in questa fascia di prezzo, relativamente al fatto che sia un microfono entry level, suona decentemente. E io non vedo l'ora di paragonartelo ad altri microfoni nei prossimi video, quindi iscriviti al mio canale, attiva la campanella in modo che non ti perdi neanche uno dei prossimi video, perché lo paragonerò a diversi altri microfoni economici in questa fascia di prezzo. Tutti dinamici, tutti con pattern polare cardioide, proprio per farti sentire come spendendo pochissimo oggi puoi ottenere un suono veramente di qualità. Ma adesso switchiamo nella versione USB-C. Allora, siamo tornati di nuovo con il microfono. Io in questo momento, come puoi vedere, ci sono le lucine colorate che si illuminano, c'è un tastino dietro che cambia le lucine, possono diventare fisse rossa, giallo, verde, blu, azzurro, eccetera, eccetera, oppure in questa versione più tamarra che è super colorato. Quindi io non amo questo tipo di cose, ma c'è, e quindi perché non esagerare e mettere la versione super colorata? Allora, l'ho collegato USB-C, scusami se c'è il cavo in mezzo, ma sto usando questo microfono proprio come scheda audio, quindi ho collegato USB-C al mio computer con Reaper e ho collegato le cuffie, le ATH M50X dell'Audio-Tecnica, le ho collegate direttamente qui. Sul corpo del microfono c'è un tastino che si preme e si gira. Se premi una volta e regoli il gain del microfono, se premi due volte regoli il volume delle cuffie. Dopodiché c'è un tastino per il mute e sentiamolo insieme se fa rumore o meno quando si attiva. Quindi adesso sto parlando, provo a premere il tastino. Ritorniamo di nuovo e io in cuffia ho sentito tac, tac, questo suono metallico. Allora, le prime impressioni. Mi piace di più XLR. E non è una questione soltanto di, che sai, i microfoni USB non mi piacciono, ma io sento un suono molto diverso. Sento un suono veramente molto diverso, quindi quello che sento non mi fa impazzire. Poi magari a te piace tantissimo, però non lo so, preferisco questo microfono in versione XLR. Lo sento molto più chiuso, molto più scuro, ma molto più gradevole alle mie orecchie. Ora, probabilmente sto ascoltando direttamente dal microfono, quindi diciamo, l'ascolto direttamente dal microfono non è come l'ascolto dal computer. Ti dico, quello che ascolto io in cuffia mi piace meno rispetto alla versione XLR. Questo è un dato di fatto. Quindi dietro, come hai visto, ho inserito il cavo USB-C, il cavo che esce in dotazione è molto lungo, quindi veramente molto comodo. Sta facendo il giro qui dal braccio, sta passando dietro il monitor della videocamera, sta andando dietro il portatile e sta entrando nel computer, quindi lunghissimo, perfetto, ottimo.
che dire, il microfono è lo stesso di prima, quindi non te lo devo descrivere, ma mi fa piacere farti ascoltare la mia voce in versione USB. Perché, non lo so, c'è qualcosa che non va, ma non solo in questo microfono, in tanti microfoni che sono sia XLR che USB, molto spesso la versione XLR suona meglio rispetto alla versione USB. Ora, probabilmente sarebbe meglio farli solo USB? Sì, ma si perderebbe una fetta di mercato abbastanza importante, quindi continueranno a farli USB e XLR. E in alcuni microfoni, tipo questi di fascia economica, una differenza c'è, ok? Quindi proveremo ancora a fare un altro test, perché ti ho detto che esce un software a corredo, per cui adesso rismonto un'altra volta tutto e provo a farti sentire la mia voce con il software a corredo e ti dico poi la mia impressione, perché l'ho già testato più di una volta e voglio raccontarti che cosa ne penso. Ok, quindi resta lì tra pochissimo. Allora, in questo momento stai ascoltando la mia voce che entra dentro il Maono USB-C e come puoi vedere c'è questo software che è il Maono Link. Proviamo a cliccare e viene fuori questo. Ora, come puoi vedere qui in alto c'è sia la versione standard che advanced di questo software. Siamo nella versione standard, quindi puoi misurare il gain, puoi gain da lì direttamente, puoi cambiare il gain, modificare il volume delle cuffie, quindi tutto quello che vuoi fare. Poi qui c'è il tono, in questo caso è originale. Proviamo deep, questo è il tono deep, 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 questo è il tono deep, questo è il tono deep, questo è il tono originale, questo è il tono naturale. Naturale, questo è il tono naturale, quindi un po' più chiaro, deep un po' più scuro ma assolutamente osceno, e poi originale che è quello che viene fuori. RGB, qua puoi cambiare il colore delle lampadine. Questa è la versione standard, quindi direi che finora non ha senso utilizzarla. Advanced, come vedi ci siamo spostati sul lato destro e abbiamo, oltre alle cose precedenti, abbiamo l'equalizzatore, quindi in questo caso flat, in questo caso c'è un high pass filter, qui abbiamo un presence boost, quindi una spinta nelle frequenze medie, qui abbiamo una spinta ancora maggiore. Quindi c'è un high pass filter e un presence boost. Ok, quindi entrambi. Quindi puoi scegliere soltanto questo, high pass filter, quindi questo è un high pass filter, questo è un presence boost o entrambi. Torniamo in originale, dopodiché questo è un limiter e questo qui è un compressore. Un compressore, proviamo a testarlo, vediamo se... Ehi! Perché non va? Ah, ok, dovevo abilitarlo, scusami, non vedevo la casellina. In questo momento stiamo riducendo il gain, ovviamente stiamo riducendo il gain perché stiamo attivando la compressione, quindi maggiore è il livello, cioè minore in questo caso, il livello di compressione e... scusami, maggiore il livello di compressione, minore sarà il gain che abbiamo perché lo stiamo comprimendo, ovviamente. Senti una differenza? Io qui sto andando parecchio giù, ma sinceramente questa è la versione con il compressore al minimo, settiamolo più o meno qua, 21, a caso, questa è la mia voce senza il compressore, questa è la mia voce col compressore attivo. No, non ci siamo. Limiter, proviamo a attivare un limiter e in questo momento la mia voce sta andando, in questo caso a 0 dB, lo facciamo a -1, quindi in teoria dovrei urlare, ma sinceramente, perdonami, non mi va di urlare per farti vedere come funziona il limiter, ma ha senso? Non lo so. Allora, che cosa dirti di questa piattaforma Maono Link? Non mi piace. Non mi piace perché la versione standard, questa qui, è inutile, nel senso che il tono deep è osceno, è veramente osceno. È vero che enfatizza le frequenze basse, ma rende tutto assolutamente poco dettagliato. Il tono naturale enfatizza le frequenze alte, medio-alte, ma non, forse sicuramente tra deep e natural tutta la vita, ma forse original è quello che funziona di più. Poi le luci, il volume, diciamo non ti serve, lo puoi regolare tranquillamente dal microfono. Nella versione advanced, non lo so, l'equalizzatore sì, forse se ti servono high pass filter per eliminare tutte le frequenze basse, potrebbe essere.
Un presence boost, non lo so, anche no, e questo, boh, non lo so, noti una differenza tra questo e questo in termini proprio di suono? Fammelo sapere nei commenti, perché io adesso sto registrando, quindi dopo, in fase di editing del video, mi rendo conto di tutto. Però adesso lo sto ascoltando insieme a te per la prima volta. Quindi questa è l'equalizzazione flat, questa qui è l'equalizzazione presence boost e high pass filter. Non lo so, io ti consiglio, vabbè, come al solito, io ti consiglio di utilizzare questi microfoni solo ed esclusivamente nella versione XLR. Tu mi dirai, Ale, ma sono comodi in USB-C. Hai ragione, sono comodi. Meglio la comodità o la qualità? Non ti dico la mia, perché la sai già, dipende da te. Magari sì, sei in viaggio, sei in una stanza d'albergo, devi registrare, attacchi il cavo USB-C, non hai schede audio, non hai niente, via, registri. Però se hai abituato il tuo pubblico a un certo livello qualitativo e dopo te ne esci con una registrazione di questo tipo, non lo so, sicuramente si nota la differenza. Allora, adesso ritorno alla versione XLR perché non ce la faccio più questa versione USB. Ok, quindi dammi un attimo, resta lì, non ti muovere, arrivo subito. Ok, siamo ritornati alla versione XLR, come puoi vedere, quindi ho staccato le cuffie, le ho rimesse al mio Tascam Mixcast 4, ho staccato il cavo USB-C e adesso finalmente siamo in XLR. Allora, adesso che ho utilizzato la versione USB-C, che non mi piaceva, la versione USB del microfono, sono tornato a questa versione e devo dirti che sicuramente si sente meglio, però fammelo sapere anche tu nei commenti qui sotto, ma adesso con l'orecchio abituato a sentirmi in USB, adesso risentirmi qui, la situazione cambia, ma non tantissimo, ok? Quindi non voglio portartela troppo per le lunghe. Questo video sta diventando lunghissimo, ma volevo farti vedere tutte le cose perché questo microfono effettivamente ti offre una serie di possibilità. Quindi XLR assolutamente sì, promosso, nella fascia di prezzo in cui opera è un microfono assolutamente da avere. La versione USB sì, ma non la usare col software Maunolink, perché non ha senso. A meno che non ti piace quello che hai sentito, ovviamente usalo. Però io userei la versione USB solo in caso d'emergenza. Ecco, questo microfono lo terrei come microfono XLR. Ok? Se lo tieni come microfono XLR, tutto sommato è un microfono di scorta, va bene, suona bene, eccetera, eccetera, senza problemi. Però non lo userei in USB. Io, Alessandro. Bene. Credo di averti raccontato un po' di cosette su questo microfono, fammi sapere che cosa ne pensi, commenta questo video perché ti ho raccontato veramente tantissime cose e mi fa piacere sapere la tua opinione. E ci vediamo prestissimo, iscriviti, clicca la campanellina perché questo microfono lo paragoneremo insieme a tantissimi altri microfoni. Quindi sulla scrivania c'ho il Fodeuse, c'ho il T-Bone, c'ho l'Audio-Tecnica è attaccato lì, c'ho altri miliardi di microfoni che tra l'altro altri stanno arrivando, quindi da farti sentire. Quindi attendo i tuoi commenti, fammi sapere quale versione ti piace di più o se non ti piace assolutamente questo microfono o se invece sei innamorato perso della versione USB con il Maunolink e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!